Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parleremo di Jurassic World La Rinascita, ovvero dei dinosauri che potremmo vedere nel film. So che non è un video originale, c'è tanta gente che ormai l'ha già fatto, anche in America, tuttavia voglio rifarlo per via di alcuni leak e alcune cose particolari che sono uscite di recente. Quindi oggi ve ne parlo. E se vi piace il video mettete like e iscrivetevi al mio canale se volete altre notizie e in generale altre cose sulla saga di Jurassic Park. Ora non c'è bisogno di dire altro, partiamo e godetevi il video. Quali dinosauri potremmo vedere? Partiamo da quelli confermati però, ovvero quali dinosauri vedremo. Il primo dinosauro che sappiamo che vedremo è confermato dal trailer, ovvero il Titanosauro. Questo incredibile sauropode, che non è chiaro quanto sia alto, quali siano le sue dimensioni, possiamo supporre che sia alto all'incirca quanto il Brachiosauro e a giudicare dalla coda a frusta lungo almeno più del Dreadnoughtus. Dal trailer non è chiaro, non si capisce bene, ma dai concept art e dalle immagini ufficiali sì, c'è anche nel Titanosauro una sorta di mutazione specifica nel muso, questa specie di corpo esterno che non dovrebbe esserci, che è presente soprattutto nel dinosauro mutante per eccellenza. Passiamo poi al Quetzalcoatl. I fan su internet online ne hanno già parlato tante volte sulle sue differenze fisiche rispetto al Quetzalcoatl di dominio. Ha dei motivi tra il verde e il blu sul collo, ha qualche piuma un po' sparsa. Inoltre, rispetto alla colorazione molto chiara del Quetzalcoatlus di Dominion, hanno dei colori abbastanza scuri. La prima specie di Raptor, perché forse potrebbero essercene più di una, è questa specie di Velociraptor che a me ricorda molto anche un Atociraptor, ma online nessuno lo paragona a quelli. Secondo me è più un Atociraptor che Velociraptor, quello che vediamo qua dentro, ovvero questo appunto Raptor a due teste. Vediamo poi un Raptor. Probabilmente è un Velociraptor, visto che sappiamo che queste creature ci sono, sappiamo che saranno importanti per i film, visto il loro cambiamento di design, a giudicare anche dai giocattoli che hanno diverse colorazioni e si affacciano con più protagonisti, a giudicare anche dai giocattoli che hanno diverse colorazioni e si affacciano con più protagonisti. Questo l'ho già detto più volte, i giocattoli in genere non rappresentano quello che si vedrebbe o quello che si potrebbe vedere nel film, tuttavia tante volte ci sono andati molto vicino. Potrebbero esserci anche altri raptor oltre ai Velociraptor. Ci sono già abbastanza dinosauri su quest'isola, in Jurassic World Rebirth, hanno di per sé un ruolo abbastanza importante nell'intera saga. Abbiamo i T-Rex, gli Spinosauri, più di uno, abbiamo Velociraptor, abbiamo i mutanti, abbiamo tanti erbivori. Di conseguenza, metterci varie specie di raptor come ha fatto Dominion potrebbe essere una sorta di esagerazione, secondo me. Vediamo di fatto anche il mutante che rincorre Duncan. E cosa si può dire? È appunto il mutante per eccellenza di questo film, questo probabile T-Rex che ha subito più di una mutazione, direi a questo punto, con un design discutibile, diciamo che ha poco di Jurassic Park e più di altri franchise, diciamo, nel design e nelle atmosfere che dà. Sappiamo che c'è anche il Dilophosauro, lo vediamo per un solo piccolo frame, probabilmente non ha nemmeno una scena tanto lunga, ma secondo me potrebbe avere comunque un ruolo abbastanza rilevante, visto che di recente è uscito anche un teaser dove un Dilophosauro sputa in faccia alla telecamera e poi viene fuori il logo di Jurassic World La Rinascita. In ogni caso questo Dilophosauro è molto diverso sia da quello di Jurassic Park che di Dominion, anche se è una versione che ci assomiglia abbastanza. Ci viene poi mostrato un T-Rex che ha colori sul marrone con le varie strisce colorate. Potrebbe essere l'unico? Non si sa. Non è detto che ci sia un T-Rex solo, nessuno l'ha detto. In ogni caso i giocattoli ci presentano infatti due T-Rex, appunto uno sul marroncino, con le cicatrici e tutto il resto, e più uno sul grigio bianco. Infine gli ultimi dinosauri che sappiamo che vedremo nel film sono il Mosasauro e lo Spinosauro, in quanto specie, perché poi di individui ce ne sono 3 a quanto pare.
Il mosasauro ha, diciamo, delle tendenze simili a quelle di una balena, anche nel modo in cui salta fuori dall'acqua, anche fisicamente, per come è fatta la pelle, ricorda quella di un mammifero marino, e appunto con il modo in cui salta fuori dall'acqua mi ricorda molto una balena. Infine abbiamo gli spinosauri. Abbiamo appunto 3 individui, 2 colorati in maniera abbastanza identica, che potrebbero essere le 2 femmine, si teorizza siano le 2 femmine, e un maschio, ovvero quello che ha la colorazione del giallo che va a strisce orizzontali. Infatti le 3 femmine hanno le strisce in verticale. E per ora non c'è molto da dire, sono creature decisamente differenti dallo spinosauro di Jurassic Park 3, sono creature anche più piccole, ma molto più acquatiche. Probabilmente non vedremo molte scene a terra con questi dinosauri, perché anche dalle immagini ufficiali hanno zampe abbastanza piccole come gli spinosauri originali, quindi molto difficilmente riescono a stare di fatto a terra per tanto tempo. Questo è. Passiamo ora alle specie che potremmo vedere nel film. Sappiamo che ci sarà un parasaurolofo, almeno uno, morto, e lo vediamo dai vari leak e dalle varie immagini del cadavere del parasaurolofo morto. Questo parasaurolofo, non a caso, secondo me ha il design del parasaurolofo di Dominion, e mi sembra abbastanza evidente che questo parasaurolofo sia stato esportato dall'isola fino alla terraferma. L'avevo già specificato in più di una teoria, ovvero soprattutto nel video precedente, ovvero su come i dinosauri di La Rinascita potrebbero essere alcune delle specie che la Biosyn ha riportato in vita prima di Dominion, e sul fatto che quindi i vari dinosauri di Dominion siano stati creati in realtà da Parker Genix. Comunque, oltre al parasaurolofo, secondo me vedremo un'intera scena dedicata all'anchilosauro. Dico questo per via del fatto che in America, sulle lattine della Dr. Pepper, con Rebirth hanno fatto le lattine con sopra i dinosauri principali. Ma non solo, in realtà hanno fatto i dinosauri principali compreso un anchilosauro. Ora, secondo me, proprio per via del fatto che hanno messo un anchilosauro che per ora non vediamo in nessun trailer, e quindi per ora, tra virgolette, non c'è nel film, secondo me ci potrebbe essere un'intera scena dedicata a lui, magari con un combattimento con un altro dinosauro carnivoro. Passiamo ora ai giocattoli. I giocattoli non rappresentano la realtà, non rappresentano il film per forza, come è già successo con il Regno Distrutto e con il Dominio. Ci sono giocattoli che non c'entrano assolutamente niente con il film. Comunque, andiamo a vedere. Vediamo Zora Bennett con un Velociraptor. Questo lo prendo in considerazione perché di fatto è una protagonista umana insieme al Velociraptor del film, che sappiamo che ha un design del genere all'incirca. Non l'abbiamo ancora visto nel film per l'appunto, ma sappiamo che c'è anche lì, è uscito un render dell'immagine, di conseguenza sappiamo come è fatto. E vediamo poi un Velociraptor colorato in maniera diversa, ovvero arancione con delle strisce nere. Passiamo poi al Nassutoceratopo. Secondo me questo c'è. Lo dico perché anche qui la colorazione è abbastanza, diciamo, realistica, e fino ad ora, a parte per il cortometraggio Battle at Big Rock, non abbiamo avuto altri Nassutoceratopi adulti, diciamo, nei giocattoli, anche se di fatto ci sono anche in Chaos Theory e in Dominion, quindi di conseguenza anche qui mi verrebbe a dire che potrebbe esserci magari, non dico proprio un momento spettacolare, ma una piccola scenettina dove c'è un Nassutoceratopo o più di uno. Anche perché se ci fosse il Nassutoceratopo nel film, sarebbe un'altra conferma della mia teoria, secondo cui i vari dinosauri di Dominion sono stati creati in realtà da Parker Genix. C'è poi il Baryonyx, che non credo che ci sia, lo Utahraptor, che ha dei colori abbastanza realistici, ha un design interessante, ma anche qui non credo che ci sia, il Maiasauro, che ha dei colori abbastanza strani, diciamo colori che non mi aspetterei su un dinosauro del film, tuttavia c'è un leak che dice che ci sarà, e probabilmente avrà questi colori qua. Secondo me non vedremo il Purosauro, tuttavia c'è un leak che diceva che ci dovrebbe essere un carnivoro simile ad un coccodrillo mutante nel film, e per i giocattoli non c'è molto altro, insomma è tutto si conclude qua, se non fosse per lo spinosauro, o meglio, per lo spinosauro di Jurassic Park 3, perché sì,
c'è una piccola possibilità, neanche tanto piccola secondo me ormai, che possa tornare. Già da quando Jurassic World La Rinascita era ancora in produzione, erano usciti alcuni leak sul fatto che dovrebbe esserci uno spinosauro che combatterà contro il mutante. Ora, quando uscì il primo trailer che mostrava i 3 spinosauri, tutti hanno pensato che il leak si riferisse al fatto che più spinosauri in realtà combatteranno contro il mutante e lo faranno fuori. Più avanti sono usciti altri rumor e altre piccolissime conferme del fatto che ci sarà lo spinosauro di Jurassic Park 3. Conferme che potrebbero essere, diciamo, sbagliate. Un rumor secondo cui era vero che vedremo spinosauri combattere contro il D-Rex, il Distortus Rex, ormai hanno confermato che si chiama Distortus Rex. Tuttavia specifica che è un spinosauro che combatterà contro di lui, o meglio è quello spinosauro che chiederà uno scontro epico che lo porterà alla fine, che lo porterà alla sua morte. Questo è quello che diceva il leak. Di conseguenza, a giudicare dalle dimensioni del mutante e dalla sua potenziale minaccia che rappresenta, anche se si trattasse di 3 spinosauri, sono secondo me fin troppo piccoli e soprattutto sono creature acquatiche. Tuttavia c'è questo leak che parlava di questo solo spinosauro e di recente è uscita un'immagine di un giocattolo che rappresenta proprio lo spinosauro di Jurassic Park 3 ed è dedicato proprio alla linea di La Rinascita. Ora, già detto, ormai lo sapete cosa vi sto per dire, i giocattoli non rappresentano la realtà e bla bla bla, però vedere un giocattolo che riprende esattamente lo spinosauro di Jurassic Park 3 dedicato ad un'altra linea di un altro film, c'è poco da girarci intorno. Tuttavia, in questo caso Mattel si comporta da Mattel, sappiamo che i Super Colossal rappresentano soltanto i dinosauri che vedremo nel film. Se fanno il Super Colossal dello spinosauro di Jurassic Park 3 dedicato per il film di Jurassic World La Rinascita, io l'unica cosa che mi aspetto è, per l'appunto, vedremo lo spinosauro di Jurassic Park 3. Speravamo che apparisse in La Rinascita, sembrerebbe di no, per via del fatto che ci sono già fin troppi spinosauri e che hanno un altro design, tuttavia, a sto punto, non mi sorprenderei se ci fosse. Detto questo, ci possiamo salutare qui, ci vediamo con il prossimo video dedicato o alla rinascita o a Teoria del Caos. Io sono Jurassic Paddock. Ciao!